Ciao Elena, siamo qua con Deborah. Ciao. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Allora, la vedo a lei. Allora, in questo, in un posto che diciamo non ha un'ambientazione particolare, ma davanti a lei ci sono le sue interferenze e ce Mhm. n'è una in particolare collegata al secondo universo, dove lei continua con la forbice a tagliare come se ci fosse un filo di collegamento. Lei taglia il filo, ma il filo poi è come se ricompare appena dopo, quindi poi lo ritaglia e ricompare, continua a tagliarlo, ma ricompare. Secondo Questa universo, sì, violenze sessuali. sì, Ti dà non l'autorizzazione. sessuali, anche fisiche, no? Proprio anche quando Ti da dà piccola l'autorizzazione. la... La Sì, picchiavano col sì, bastone. Ti dà l'autorizzazione. sì, sì. Che aspetto ha Deborah? È lei, è proprio lei così. Ma è anche, cioè non la vedo, in questo momento non la vedo impaurita o in ansia per questa cosa. La vedo che, cioè, è lei, è centrata, continua a tagliare il filo non si taglia, no? Va bene. Vibrazione. 12 miliardi, Consapevolezza. 138, Anima. 36, Vite precedenti. Parallele. 1836, Cervello. 9.4. Entità. Sì, appunto c'è questa specie di drago mostro nero eh, collegato al secondo universo. Poi c'è un falconiforme e un grigio. DL. 2. Mentali. Sì, allora mentali ce ne sono 3, una di livello 3, una di livello 4 e una di livello 5. 3. 3 è quella proprio che le dice di continuo che lei non è adeguata, che lei non ce la fa, che non è in grado. È come Ok. se lei iniziasse tutto con la premessa: se ce la faccio, quindi è già in dubbio. Ah, ah, mhm. Sì. Sono un po' preoccupato perché questa dovrebbe essere la 5. Se invece questa è la 3, chissà la 4 e la 5. Mm. Sì, allora, la 5. La 5 è quella che la fa sentire, quella delle paure, dell'ansia. Delle cose Mhm. dimenticate? Delle No, amnesie? quello è 4. L'amnesia era 4. Ok. Vedo proprio, sì, è collegata anche a un'entità mentale collettiva. Amnesia. Sì, amnesia, perché è proprio,
Mm, è c'è proprio amnesia pura, quindi vedo proprio che gli viene tolta l'informazione momentaneamente. Basta? Mhm. E la 5 invece ansia, paura, ma è come se si attivasse. Mhm. Cioè, a volte non ce l'ha e a volte ce l'ha proprio che parte. Mm. Impianti. Allora, c'è questo impianto mentale che è tipo come se fosse un ombrello, una rete a forma di ombrello nella testa, Mhm. ok? Che è collegato a un impianto, direi può essere eterico, sì, è collegato a un impianto che ha in tutto il corpo, non da tanto, come se si fosse formato pian piano, che è tipo un collegamento, già prima quando lo diceva l'ho visto subito, come se avesse una rete interna di cavi elettrici Mhm. che si attivano insieme all'impianto mentale. Prima quando diceva che lei prende la scossa anche senza che ci sia il motivo fisico per prenderla, Mhm. è proprio quando è attivata questa specie di rete elettrica. Prende la scossa toccando oggetti di acciaio. Mm. Io non capisco perché ci deve sempre essere questo cazzo di eco. A È da pezzi. te. Eh. Ogni tanto. Mm. Possiamo dire al militare scemo di turno di modulare bene i suoi strumenti e di non romperci i coglioni? Io non Mhm. capisco perché tutte le volte devo avere questo cavolo di eco. E poi tu dici parolacce, non va bene. Chi è? Come si chiama sto cretino? Allora, oggi c'è Johnson. Johnson. Mm. Non poteva andare a fare Gli shampoo. il frappuccino a Starbucks, no? Infatti. Che vaccino si è fatto? Che Cinivac si è fatto? Johnson Johnson. Oh, oh. Ha fatto la battuta, ha fatto. Ho fatto la battuta. Elena dice parolacce. Elena ha un master in parolacce. C'è proprio a casa, c'è un quadretto. Non dico come si chiama il master perché è già una parolaccia il master. Master in porconi. Dai, allora bruciamo Johnson con le alte Mhm. frequenze e con la maglietta. Ci facciamo una maglietta, tutti Elena dice parolacce. Secondo me è quella che vende di più. Vabbè, ho una maglietta che... Che è una parolaccia. Sì. Diamola anche a Deborah, che la indossi adesso. Mhm. Mhm. Cosa riporta la maglietta di Deborah? Eh. Posso dirlo liberamente? Sì, Se ti avvicini ti inculo. ok. Yes, lei fa yes con le mani. Brava. Impianti dicevi quindi questo mentale, Mm. eterici? Ha una specie di valvola che a volte interrompe il movimento del diaframma, più o Mhm. meno qua in mezzo. Poi a che serve questa valvola? A interrompere il suo...
a far sì Il che respiro. come se lei Mancanza bloccasse il d'aria. respiro, sì. Io sto togliendo le varie cose che sappiamo e che stai praticamente dicendo, quindi poi non le chiedo più, Deborah. Sì, sì. Non ce la faccio, tolto, mancanza Mm, d'aria, tolto, e amnesia, mm, tolto, perché l'entità mentale non c'è molto da dire. Adesso poi andiamo a vedere perché hai avuto questa sì. esperienza, però. Mhm. Poi? Poi ne ha due alle ginocchia, due sferette proprio in centro all'articolazione del ginocchio, una a destra e una a sinistra. A cosa servono? Che è successo? Così, d'improvviso, una roba qua. Allora, servono a bloccare proprio il suo movimento fisico ed è collegata a quella rete elettrica che ha nel corpo. Ombrellino? Sì. Quello che lei diceva prima, che ha Mm. i muscoli come se si immobilizzano, è Mhm. dato da questi due, è come se fossero delle sonde, quelle al ginocchio, ok? Che mandano dei messaggi al resto di quella rete elettrica che arriva all'ombrellino e l'ombrellino è come se immobilizzasse i muscoli per fermarla. Va bene. Nome? Johnson, metti bene i livelli di ascolto Ah. e non scocciarci i coglioni. Nome del progetto. Tamburin. Perché? Allora mi fa vedere che quello che fanno quando le fanno le abduction è come se volessero creare una uno sfondo, diciamo eterico, come se fosse la superficie proprio di un tamburo, Mhm. okay, che loro quando suonano danno il comando che loro vogliono. Attraverso dei degli impulsi elettrici che, mandano le vibrazioni come vogliono loro, per far sì che il corpo di Deborah e le cellule di Deborah facciano quello che dicono loro. In teoria, questo è quello che stan cercando di fare. Quindi vedo proprio come se tutto il suo corpo fosse, diciamo, statico, okay, e si attiva solo quando loro mandano proprio degli impulsi tipo martelletto Vabbè. ad alcune parti. Io voglio capire dalla PS Deborah, che va bene, vorrà fare l'esperienza, qual è, esatto, qual è lo scopo di tutto questo? E ancora dell'idea che Tamburin sia il leitmotiv di questa vita o sia un po' pentita? Sta imparando? Mh-mh. Sì, allora vedo che negli ultimi anni ha provato varie strategie per, mhmm, disconnettersi da questo progetto, Mhm. okay, tra cui anche fare la sessione con noi. È come se tipo un 5, 6 anni fa, più o meno vedo, è come se, la PS fosse riuscita a rendere consapevole Deborah che c'era qualcosa che la limitava, no, che le creava dei blocchi, Mhm. okay, e quindi, ha iniziato a far sì che Deborah si muovesse per cercare di togliere questi blocchi. Visto dall'interno della PS erano tutte, diciamo esperienze per vedere se riusciva a sganciarsi dal progetto Tamburin e dalle sue interferenze. Ok, perché si sono aggiunti i problemi ai denti? A che serve? Lei è stata molestata da bambina dal padre.
Ti arrivano anche problemi ai denti? C'è una connessione? No, i denti è arrivato. No, è collegata alla mamma invece questa cosa. È collegata alla parte lavorativa dei soldi. È proprio che allora la mamma è come se trattandola male come l'ha sempre trattata, ok, mm, inficiasse sull'idea che Deborah ha di sé, che non riesce mm, diciamo a essere autonoma, potrei dire, più che altro a livello economico e finanziario. Ok, quindi abbassa le vibrazioni in maniera tale che le interferenze riescono a bloccarla proprio, no? Quindi, come diceva, lavori magari a tempo determinato, gli rubano i soldi, non riesce a raggiungere degli obiettivi economici. Mhm. Questo fa sì che lei non riesca a trattenere il boccone. Quindi vedo proprio, sempre meno, proprio a livello proprio di osso, no? Quindi mantenere salda la stretta, ecco. Mm. Chi è che incide da questo punto di vista, a questo livello? Allora, adesso è il falconiforme, appunto, con c'è anche di mezzo l'entità mentale di livello 4, un po'. Anzi, ha paura anche per questa cosa. L'EDL, sì, è come se prima però fosse più forte la cosa, no? L'interferenza, la vedo che adesso è molto meno. Era Prima molto più quando? forte. Fino a 3 anni fa, poi pian piano è andata scemando. Questa cosa un po', Deborah è riuscita a farla da sola, no? Quindi con la consapevolezza e il lavoro su di sé, un po' è riuscita a migliorarla. A parte i denti, che comunque è tanto, no, che questa cosa agisce sui denti, quindi diciamo è una conseguenza del lungo periodo. Però a livello di interferenze sono molto diminuite. Vedevo tipo il falconiforme, vedevo proprio, come se fosse proprio più potente, no? Come falconiforme e non era da solo. E c'era anche tipo un leonide, vedo dietro. Beh, Adesso forse perché invece, adesso il sì. falconiforme è molto più piccolo, quindi è Diciamo riuscito. anche che i problemi ai denti, come dire, se io sono un'entità e creo dei problemi ai denti 3 anni fa, creo dei danni e poi posso anche Eh, andarmene perché i danni ci esatto, sono. Quindi esatto, sì, lei sì. resta, convive con i danni e continua a usare la bocca per mangiare, Esatto, infatti. quindi magari peggiora la Eh, situazione, ma di fatto inf- l'interferenza era più prima. forte prima, Sì, anche se adesso non sembra essersi attenuata, semplicemente perché il danno può avere delle sì. conseguenze. Più passa il tempo, E vabbè. soprattutto poi sulle ossa, quindi voglio dire, ci vuole, ora che si ripristini e si risistemi tutto, ci vuole del tempo, tanto tempo. Vabbè, andiamo all'origine. Causa esoterica e ragioni portate dalla PS qui sul tavolo, senza dire è colpa dell'entità, no, è colpa sua. Mhm. È lei che ha deciso, ci deve spiegare perché, della situazione familiare drammatica. Una mamma che la picchia col bastone, una nonna che ha cercato di ucciderla, la madre Mhm. del padre e un padre alcolista che ha abusato di lei. Insomma, ce n'è da farci 2 film. Mm-mm. Tanto Deborah, padre vivo? No. Sì. No, fai sì, sì o no? Sì.
Nonna che ti voleva uccidere? No, morta. Nonno. Nonno che ti voleva uccidere. Ah, ho capito nonna. No, nonno. Ah, nonno. Scrivimelo nella chat. Scrivimelo nella chat, facciamo prima. Guarda che il tablet che si muove. Allora, la PS ha scelto questa cosa tremenda. È come se avesse scelto l'esperienza di vedere fino a che punto una PS insieme a un corpo può resistere a tutte queste cose. Perché io vedo queste quattro figure, scusa, no, tre, nonno, nonna, Nonno, nonna, papà papà e di mamma. lei e mamma. Queste quattro figure con ognuno un demone molto pesante. Quindi la PS di Deborah ha scelto di nascere con tutti questi demoni intorno, ok? Per vedere fino a che punto la PS con il corpo fosse riuscita a andare oltre. Era il nonno alcolista e pedofilo, non il padre. Mm, Ok, si è scelta quattro indemoniati. mm, Perché? sì, appunto per vedere fino a che punto la PS, per sperimentare la sua capacità di creazione e di superare gli ostacoli. C'è riuscita? C'è A me quasi sembra riuscito. abbastanza bene, nel senso, io non ho mai visto Infatti, mancava con poco, infatti, un trascorso del infatti, genere, Deborah mi mm, sembra una tipa super in gamba. non l'avrei mai detto. Cioè, Infatti, m'ha colto di sorpresa anche assolutamente. me e non era nei punti. Eh, Bisogna quindi, aggiustare un po' di cose, diciamo. sì. Il rapporto con il compagno, che chiamiamo nel cinema, Mhm. la scarsa libido e il discorso del ciclo. Sono tutti connessi? Sì. Scarsa libido, causa esoterica. Questa, sai, quello che vedevo all'inizio, che lei continua a tagliare questo filo con questo demone e il filo si ricrea, no? Non riesce, ha ancora qualche residuo di quell'esperienza da bambina che poi diceva appunto in tutti i posti che andava trovava un pedofilo, quindi era proprio la PS che voleva vedere fino a che punto si riusciva a superare l'interferenza di questi demoni ovunque, no? E c'è ancora questo legame con questo demone. Mhm. Andiamolo a vedere questo legame. Mhm. Entriamo dentro il legame, vediamo il DNA del legame, vediamo la connessione diretta con la sua causa. Mhm. Vita precedente? Contratto? Allora, dire più l'ho già visto prima, no? È come se lei avesse fatto finora piccole esperienze di questo tipo, separate, no? Magari un po' di più, un po' di meno, nelle varie vite, no? Quindi quell'esperienza era già stata fatta. Era come se qua doveva essere l'ultima volta per fare l'esperienza proprio dura, Mhm. ok, per poi non farne più neanche una di questo tipo. E lì c'è mm, dentro il legame, vedo che è come se fosse tipo un tubo nero, tutto quasi sfilacciato, sembra quasi una cima, una corda, no? Mhm. Sfilacciata nera e dentro c'è un passaggio, diciamo, vibrazionale, ok? Di vibrazioni basse e di ehm, impulsi dall'esterno che appunto fanno arrivare a Deborah i ricordi di quelle violenze, ok? E quindi è come se partisse una difesa automatica Mhm. verso l'altra persona.
Quindi Mhm, come difesa automatica abbiamo che lei si arrabbia se viene toccata dal compagno, ok? mhm, Quindi anche l'abbassamento della libido, così almeno non rischia di essere a contatto con l'altra persona. mhm. E quindi c'è proprio questi impulsi che arrivano dei ricordi di quelle violenze. Lei li vede, lei, cioè li vede, nel senso sa che è collegato a quello e sa che sono eh, queste informazioni che ha, ok? E quindi in automatico fa queste reazioni. Però basta togliere questa roba e lei pian piano si accorgerà che non gli vengono più queste reazioni. Sì. Ok. Causa esoterica dei problemi soldi, lavoro. L'abbiamo già più o meno detto, ma... S- Mhm. sì, è il falconiforme insieme all'entità mentale di livello 4, quella dell'ansia e della paura, e anche gli creano anche questa cosa qua sui soldi, sulla parte economica, l'indipendenza. Mm, Rabbia, tristezza. sì, sì, allora a volte rabbia, tristezza, la vedo dopo l'ansia e la paura, viene rabbia, tristezza perché ancora si vede, è come se si vedesse ancora incastrata lì. A volte vedo che le viene perché non si sente adeguata e invece nel profondo lei vorrebbe, sa che, che dentro ce la può fare, no? Quindi è come se diventasse consapevole subito di quello che è appena successo, è come se si arrabbiasse con se stessa perché non riesce a tirar fuori lo strumento per reagire. Emozionale sottosopra. Sì, direi che è questo contrasto principalmente, no? Quindi l'entità la fanno agire, subito dopo lei è consapevole di quello che è successo, no? E arriva questo scatto di rabbia, tristezza, di contrasto, no? Mhm. Direi che allora, prima era proprio che invece c'era tutta l'altra reazione, senza la rabbia e la tristezza verso di sé, perché non c'era la consapevolezza. Poi pian piano eh, la PS insieme appunto a Deborah, mh, ha diciamo, Deborah è diventata sempre più consapevole e quindi sempre più mh, vigile di quello che sta succedendo, ok? Mhm. Quindi veramente vicina quasi a staccarsi da sola da questa entità. Io direi che oggi, con la sessione di oggi, lei si ripulisce bene e al livello di consapevolezza in cui è oggi, lei può Mhm. rimanere pulita e fare grandi cose, creare la sua realtà. Yes. Occhi. Ci vede sempre di meno. Eh sì, cercano di... Ci vede sempre di meno perché ci vede sempre di più. Ci vede Mm. sempre di più e quindi le interferenze è come se gli mettessero sempre continui filtri per non farle vedere come stanno le cose veramente. Sonno. Sempre stanca. Sonno disturbato, sempre stanca. Sì, lì è il fatto che ha dovuto, si è sempre dovuta, fin da bambina lei doveva avere sempre tutto sotto controllo e sempre allerta perché il pericolo era proprio lì. Lei viveva in mezzo al pericolo e quindi diciamo che fin da bambina lei non si è mai permessa di riposare veramente perché sarebbe stata in pericolo. Essere sulla difensiva, Mm, un po' acida, l'abbiamo detto. Memoria sì, e l'amnesia, l'abbiamo sì. detto. Il ciclo. Lei non ha il ciclo da mesi, ma non è in menopausa. Mm, 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 mm. Sì, è legato un po' alla libido e a... Sì, è legato alla libido, anche se sì, proprio quella parte lì
ormonale si è proprio un po' fermata come difesa. Dolore lombare. Allora, c'è un disincarnato che si aggancia lì. Chiamalo, Mhm. vediamolo. Il nonno. Nonno pedofilo? Mm. Sì. Vic, a lui. Mhm. Sì, l'ha presa. Cosa vuole dire a Deborah? Intanto apriamo il portale aureo e intanto chiamiamo anche l'amica che voleva vivere e che è mancata di malattia. Sì, diciamo, vede l'esperienza che ha fatto e l'unica cosa che viene da dire è che secondo me però qua serve poco e chiede profondamente scusa, ma non poteva far diversamente quando era in vita. Perché? Perché era dominato dal secondo universo. Sì, era dominato dal secondo universo fin da quando era bambino. Lui ha subito le stesse cose. Mm. Da preti, militari. Mhm. Mhm. Nel portale aureo e chiamiamo l'amica. Chiamiamo anche tutti i parenti di Deborah di tutte le generazioni. Mhm. Sono arrivati Quanti? 165. C'è anche la nonna? Sì. Va bene. L'amica, come la vedi? Cosa fa? Mm. L'amica è ferma, diciamo, come se fosse eh, immobilizzata da quello che aveva, dalla sua malattia, no? Vedo come se avesse due grosse sfere, una più grossa e una un po' meno, più o meno qua, che cioè la fanno muovere a rallentatore, quasi come se fossero delle palle di piombo da spostare. Lei è morta e è rimasta bloccata lì, in questo Diamole una movimento. Vic. Mhm. E adesso che l'ha presa, Mhm. chiediamo un messaggio a Deborah. Chiediamo a Johnson di modulare bene le manopole e di non scassarci tanto le... Adesso con la Vic vede come mai si è ammalata. E adesso si accorge che era un passo da fare l'esperienza di guarigione, lo vede da qua. Mm. Vede che le mancava pochissimo per capire cosa è successo, qual era il motivo.
Mm. Mhm. Era un Sì, passo. sì, lo vede in maniera neutra, quindi non è che era tristato, disperato, assolutamente, però ha visto l'informazione dell'esperienza e adesso è andata verso Deborah, la sta abbracciando e la ringrazia per l'opportunità che le sta dando. Si prendono per le mani. Vuole dire, le sta dicendo un'altra cosa, la grande amica che sei stata in vita, cioè, scusa, ho formulato male la frase. Tanto eri amica in vita quanto lo sei adesso per l'opportunità che mi dai, grazie. Erano anime affini. Mm. Mm. Sono Il terzo, state in altre vite anche insieme. sì, state sorelle, nonna e nipote. Chi era la nipote? La nipote era Deborah. Mm. Colleghe di lavoro in una fabbrica nell'Inghilterra. Mm. Mhm. La salutiamo Sì. Mhm. e chiudiamo il portale Aureo. Sì. Due parole su il corso che sta frequentando di coscienza, aumento della coscienza. Non diciamo il nome vero, ma più o meno l'abbiamo detto. Lei si chiede cosa succede a livello energetico, se insomma è un corso pulito, ci sono tanti insegnanti, mi sembra di aver capito, ci sono tanti trattamenti, sia fisici sia a distanza, Mm. parole. Mm. Allora, l'approccio, quello fisico che dicevano, toccare il corpo e dire delle cose, ehm, e anche il fatto di ripetere una frase riassuntiva di, diciamo, riequilibrio di tutto il corpo, che per eliminare, vabbè, le paure, queste cose qua. Non è, cioè, è una bella, è molto efficace come cosa. Il problema è che è fatto in generale, cioè per tutti uguale, crea una certa energia, anche perché per farlo uguale per tutti deve essere veramente tanto potente per far sì che sia efficace per tutti, no? Ok, e quindi apre a livello energetico dei canali molto forti, vedo, e questo fa sì che prendano energia, prendano energia e a volte si aggancia a qualcosa, però più che altro proprio ciucciano energia. Lei ne ha bisogno? No, no, no. Diciamo che può fare se proprio, ma cioè non ne ha bisogno, ma se uno vuol fare qualcosa proprio fisico, secondo me può semplicemente accarezzarlo e dire delle parole accoglienti al corpo. Questo aiuta, soprattutto per la parte ehm, dove lei si sente inadeguata, con l'autostima bassa, così, no? Mhm. Accarezzare il corpo, le parti doloranti e dire delle parole dolci, questo fa bene, però a livello individuale, non generalizzato. Proviamoci. Per esempio, secondo me, prendendo spunto da questi qua che fanno le parole Sì, magiche, mhm, uno può fare invece delle parole magiche, può fare gli intenti e tradurli in esatto, parole. Direi esattamente. che l'intento principale di tutta la sessione è quello della PS ed Sì, è lezione imparata. ecco, sì, Lezione esatto. imparata. Mhm. Ripetiamolo, lezione imparata. Lo Lezione ripeta imparata. lei. Mhm. Dimmi se lo ripete lei. Allora, si è messa da sola, ha tirato fuori lo specchio, Mhm. si è messa davanti e continua a ripetersi lezione imparata. A tutti i corpi, lo continua a dire Mhm. ai 5 corpi di continuo.
Questo su tutti i fronti. Primo la violenza, poi il Mhm. discorso economico, che si Mm, lega poi al discorso dei denti, il sì. boccone non trattenuto, tutte le varie conseguenze della violenza in ambito relazionale. Intanto Mhm. c'è il compagno nel cinema Mhm. che ha sotto il sedile della poltrona del cinema la sua VIC, tutto, frequenza, istruzioni per la Eternum, uomo energia, Mhm. e la madre. La madre è venuta? Non ce la fa, vibra troppo alto questo posto. Va bene, c'è solo il compagno. Mm. Siamo ancora a lezione imparata. Mhm. Lo dice il suo corpo eterico, la PS, Sì. nello specchio. Il Mhm. suo corpo emozionale, Sì. emozionale dove c'era la rabbia e la tristezza. Sì, e la paura, l'ansia anche, vedevo. Mm. Sì. Per esempio, qui nel corpo emozionale queste emozioni restano uguali, mentre la PS dice lezione imparata o no? No, allora, prima di tutto c'è una trasformazione vibrazionale, quindi cambia anche il colore, la densità, Mm. ok? E poi il secondo processo è proprio che si dissolvono. Mm, si stanno dissolvendo. Corpo mentale, Mhm. ci sono ben tre entità Mm, mentali, corpo fisico. mhm, Bene, bene, tutto nella bocca, nell'apparato genitale, mhm, i piedi, le ginocchia, tutto il corpo per il mhm, discorso sonno, stanchezza. mm, Lezione imparata. sì. Sì. Lezione imparata la chiudiamo come concetto in un libro. Il libro lo moltiplichiamo per tutti quelli che siamo qui a fare il gioco e lo facciamo cadere nell'avatar, sopra la testa dell'avatar di ognuno. Ognuno ha la sua storia, ognuno ha le sue interferenze, chi è molestato da bambino, chi è soggetto a fatture, lezione imparata. Mhm. Se no, il libro a tetto, aperto a metà, con la copertina verso l'alto e le pagine verso il basso, ecco, Mhm. sulla testa dell'avatar, lì, così, dove c'è Ah, già io, l'uomo energia. io Dimmi. gliel'avevo proprio dato in testa così a tutti. Ma deve restare, quindi Mhm. deve Sì, essere sì, un bel poi rimane lì. cappellino, Sì. un bel cappellino, Mhm. tipo così. Mhm. Mhm. Ok, cosa fa il compagno? Allora, in eterico vedo che lui proprio vuole tanto bene a Deborah, vedo che la ama proprio e è come se nel suo piccolo cercasse di fare il possibile per aiutarla con i suoi strumenti. Adesso che vede il funzionamento, è come se avesse degli strumenti in più. E forse finora non era tanto propenso ad aprirsi diciamo, al mondo eterico così. Adesso mi sembra che un pochino sia più disposto ad aprirsi. Mhm. È la fiamma? No, È un'anima gemella? sì, sì, però di livello 3. Ok, andiamo con Deborah al cluster. Mhm, Con il suo libro in mano, lezione imparata, mhm. in modo da velocizzare il processo. La lezione imparata. Servono ancora questi contratti.
Sono Assolutamente no. a forma di vasetti di vetro, sono a forma di pasticcino, sono a forma di gattini. Ci importa? No, fuori. Mhm, Ormai lei è diventata in eterico il mago, sa esattamente mhm, cosa fare, come farlo e a che velocità farlo. mhm. Sì, ha messo il libro, sai, tipo un po' aperto in piedi, appoggiato lì, con il titolo Lezione imparata. Adesso sta mettendo l'ad eternum, l'ad eternum veritas. Mhm, Avatar, con il libro in testa. mhm. È frizzato. Quando gli è stato messo il libro in testa si è frizzato. Via l'avatar che non serve più. Due ad eternum anche qua. Mhm. Messi. Sì. Perfetto. Con queste nuove condizioni, l'essere del secondo universo, il falconiforme 2DL, le tre entità mentali, il progetto Tamburin Mhm. e gli impianti e tutto quello che abbiamo, la action, tutto quello che abbiamo visto, esiste ancora? No. Ok. Nuova frequenza. 218 miliardi. Se dico lezione imparata, nuova frequenza. 320. Consapevolezza. 186. Lezione imparata, consapevolezza. 260. PS. 69. Vite precedenti. 1818. Lezione imparata, vite precedenti. 901. La metà. E non 10 in meno. Cervello. 9.9. Lezione imparata, cervello. 10.7. Lezione imparata proiettata nel cinema. Compagno che fa? Vola. Dove? Vola nel senso che si è alzato, si è alleggerito dalla sedia e è in grado di volare, nel senso vola sopra come se fosse leggero. Ok, poi si stupisce di questa cosa perché poi muove le mani e riesce a creare delle spirali di energia, riesce in eterico, pensa a qualcosa, fa così e se lo trova davanti e quindi è molto stupito. Ok. Mhm, Lo salutiamo. mhm. Messaggio finale di Deborah a se stesso. Dice fai vedere a Deborah, a PS, no? Dice fai vedere a Deborah nello specchio come si fa a essere creatrice della propria vita, del proprio benessere e dei propri desideri, che ora lo sai fare benissimo. Mhm. Basta? S- ehm,
Mi dice che è come se io non, cioè come se lei non deve dire a Deborah, diciamo, alla parte mentale di Deborah come imparare ad alzare le vibrazioni, o come allenarsi per tenerle alte, perché lei sa già, lei sa dove andare e cosa fare per farlo. Cioè, dove? C'è un suo posto particolare dove lei si sente molto centrata, mi dice. Non so, vicino all'acqua, tipo vicino a una piccola cascata con una pozza. E quello è come se fosse il suo posto di massima centratura. L'unica cosa che gli dice è di imparare assolutamente a mandare via i ricordi e i pensieri, perché saranno quelli con cui le entità cercheranno di interferirla di nuovo. Nel mentale Deborah ha fatto una lezione imparata. Sì, sì, assolutamente. Beh, i ricordi vengono dal mentale. Sì, no, nel senso che adesso è completamente lezione imparata, no? Ok? Mm. C'è il rischio che con i ricordi che possono uscire, no? È come se ehm, quella parte del mentale che ha i ricordi viene, diciamo, accesa dalle interferenze in quel momento e se lei si aggancia rimangono lì. Invece, se lei se ne accorge subito, taglia subito il collegamento con le interferenze, come tutti noi, no? Mm, 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 mm. Mm, Va bene. mm. Come la vedi? Come all'inizio? No, no, adesso la vedo che è come sai, come se fosse una guerriera che ha finito la battaglia e l'ha vinta, che se ne va con tutti i cadaveri dietro delle, delle interferenze che ha distrutto, annientato. Va bene. Mm. Abbiamo finito, quindi disconnettiti.